Benvenuti a Parole di Psicologia. Vi voglio raccontare una storia che fa parte della storia dell'umanità, di una popolazione antichissima che credo sia paradigmatica di un certo modo errato di avere relazioni con il prossimo, per cui è una storia che ci insegna qualcosa di sociologico, ma anche di strettamente psicologico e di individuale. Seguitemi. La storia degli Ittiti, una popolazione antichissima che si è iniziata a sviluppare nel XIV secolo a.C. e che stava all'incirca nella zona dell'Anatolia, stava praticamente nell'attuale Turchia. Era una popolazione che ebbe un grande sviluppo e poi sparì completamente. Proviamo a capire il perché questa è la cosa interessante. La società ittita si distinse tantissimo per le proprie capacità di guerra, gli guerrieri erano ottimi sia a cavallo sia sui carri da guerra. Il problema è che la società si strutturò secondo tre classi, in realtà quattro. Comunque c'erano i reggenti, dopodiché c'era il panku, cioè un'oligarchia guerriera, e poi c'erano gli uomini strumento. Gli uomini strumento erano gli artigiani, eccetera, eccetera. La quarta classe erano gli schiavi, ma come spesso accade nelle popolazioni antiche, questi schiavi avevano molto poco peso. Il primo problema della società ittita fu quello che ci fu una bassissima comunicazione, una bassissima anche stima fra i reggenti e tutti coloro che sostanzialmente lavoravano non tanto per sviluppare la società, ma per garantire il benessere della classe reggente. L'errore di divisione in classe, di scarso interesse, di comunicazione, di intercomunicazione fra classi, gli Ittiti lo fecero anche con le popolazioni esterne. Sì, fecero delle grandi guerre, anche con grosse vittorie, la battaglia di Kadesh con gli egiziani. Il problema è che per la loro chiusura, per la loro scarsa comunicazione, non intercettarono mai quello che fu il problema degli uomini del mare, gli Achei. Gli Ittiti si distinsero sostanzialmente e si estinsero proprio per questa scarsa capacità di interlacciare relazioni e di capire l'importanza della comunicazione con l'altro. Gli Achei, che era un popolo marittimo, sfruttò queste sue capacità del tutto trascurate dagli Ittiti, i quali non svilupparono mai, nonostante si affacciavano completamente sul mare, non svilupparono mai capacità marittime, e gli Achei iniziarono a tagliarli praticamente i ponti di comunicazione commerciale. E siccome all'interno della società stessa non c'era una buona comunicazione fra le varie classi, questa società man mano progressivamente si spense, anche perché poi fu invasa da nord da altre popolazioni che venivano caucasiche, che venivano dalle montagne del Caucaso. Allora, che lezione poi personale possiamo trarre da questa antichissima popolazione che già nel XII secolo a.C. fondamentalmente sparì senza lasciare poi tracce sostanziali? Bisogna avere un atteggiamento più liquido rispetto alla relazione. Non bisogna perdere la propria identità, ma bisogna comprendere e entrare in comunicazione con le identità altrui, sia da un punto di vista sociale, sia da un punto di vista poi strettamente personale. Per cui la chiusura, la preservazione, la non comunicazione, imparo da solo per capire come relazionarmi con gli altri, è un errore sostanziale e la storia ce lo dimostra da millenni a questa parte. Gli Ittiti si estinsero completamente per questa loro voglia di rimanere esattamente quello che erano, cioè cambiare tutto perché nulla cambia realmente. Il cambiamento è il segreto dell'evoluzione sociale e dell'evoluzione personale. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!